Detto questo, portiamo a termine l'itinerario che avevamo iniziato ieri e che era in programma per ieri. Destinazione Ponte sul Tara. Ci vedete leggermente più pardati perché questa notte la temperatura è scesa a 8 gradi. Però è normalissimo perché siamo a 1400 metri sul livello del mare. Quindi facciamo riscaldare un po' il boxerone. Ora 22 minuti per 20 km. In un contesto che dovrebbe essere un po' la pace dell'anima. Abbiamo l'impressione che molte di queste casine, baite che vediamo ai lati della strada vengano costruite a scopo turistico. Siamo infatti all'interno del bellissimo Parco Nazionale del Durmitor, uno dei gioielli naturali del Montenegro. Qualcosa di impressionante si sta aprendo dinanzi ai nostri occhi, si continua a scendere in scioltezza senza una pendenza importante, auto incrociate zero. Al volo ho controllato la pressione dei pneumatici, sentivo l'anteriore leggermente sgonfio, effettivamente siamo a 2,3 mentre il posteriore a 3 è ottimale con questo carico. Stiamo scendendo a 900 metri, devo pulire le dashcam, cosa che tra l'altro ho fatto una sola volta da quando siamo partiti. L'anteriore è più pulita del posteriore, ma questo penso che sia anche normale per gli schizzi sollevati dalla ruota. Dovremmo essere proprio all'ingresso del ponte. Sembrava non ci fosse nessuno per strada, erano tutti già qua. Lo attraversiamo, poi ci fermiamo e ne parliamo. Che spettacolo! Vi abbiamo riportato in Perù? No, siamo in Europa. Questo è il panorama che abbiamo intorno. Siamo sul luogo mitico che, come vi avevamo anticipato ieri, ha un primato dalla sua parte. Zipline sul fiume Tara, proprio davanti a noi. Qua è dove ci si può lanciare. C'è però una storia che vi vogliamo raccontare. Questo magnifico ponte venne finalizzato poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Poco lontano da qua erano appostate le forze dell'asse, quindi le truppe italo-tedesche. I partigiani chiamarono uno degli ingegneri che progettarono il ponte e lo obbligarono a farlo saltare in aria. Questo naturalmente all'interno di un progetto di strategia che avesse potuto rallentare l'avanzata dell'asse. Quello stesso ingegnere venne poi in seguito catturato dagli italiani e giustiziato. Questa targa che vediamo è proprio stata eretta in suo onore qualche anno dopo la sua uccisione. Oltre a questa storia che ci viene raccontata dalle pagine dei libri appunto di storia, c'è una storia personale che sento di dover condividere proprio in questo luogo. Mio nonno, questa volta dalla parte materna, passò gli anni della Seconda Guerra Mondiale come soldato, proprio dividendosi tra il Montenegro e l'Albania. Non ha mai raccontato nulla di quegli anni. Noi non siamo al corrente di nessuna delle brutte esperienze vissute. Eppure fa impressione immaginare che possa essere stato tra quei soldati protagonisti di questa storia. Era parte delle truppe italiane, parte delle truppe dell'asse. L'unica cosa però che ricordo è la sua rabbia anche a distanza di anni e il suo ricordo di aver combattuto a fianco dei tedeschi prima e dalla sera alla mattina nemico dei tedeschi. Attraversando questa terra questi giorni non nascondo che l'emozione è stata forte. Parlava spesso dei paesaggi del Montenegro, mai una parola sui combattimenti. E questa terra in parte restituisce i racconti della sua giovinezza. 7 anni totali passati tra servizio militare e poi arruolamento con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Tra i ricordi c'è solo quello della profonda rabbia di quegli anni rubati. Vi abbiamo portato al Colca Canyon in Perù, il secondo canyon più profondo del mondo dopo il Cotahuasi, a pochissimi chilometri da esso. Quello che vi mostriamo oggi è il canyon sul fiume Tara, che con i suoi 1300 metri di profondità è il canyon più profondo d'Europa.
Ora si potrebbe anche costeggiare il fiume Tara proseguendo su questa strada, che al momento però, quindi fine settembre 2025, è chiusa per lavori, non percorribile. Si potrebbe continuare attraversando il ponte, magari andando direzione Sarajevo, ma noi per un impegno inderogabile familiare dobbiamo assolutamente tornare dopodomani. Abbiamo appena lasciato la strada principale per immetterci in una strada che rimane comunque tra le principali perché è un altro accesso per la Bosnia-Erzegovina. Però già dalla larghezza della carreggiata possiamo capire che qua il traffico dovrebbe essere inferiore. La scelta è scaturita dal fatto che ci siamo collegati ad internet e da Google ho visto che nella frontiera più in basso per un bel pezzo c'era un tratto rosso, quindi tantissimo traffico in dogana, mentre da questa parte, come era anche facile immaginare, non c'è praticamente nessuno. Ma soprattutto godiamoci un Montenegro un po' più remoto, tanto oramai ci conoscete, ci piace un po' perderci in queste stradine. Selvaggio e in qualche parte purtroppo vittima di incendi, come stiamo vedendo. Per adesso auto incontrate una, ed era una Lada Niva. Sicuramente l'ascito del passato jugoslavo del Montenegro, che ha ottenuto definitivamente l'indipendenza ed è diventato stato autonomo nel 2006. Quello che vi raccontiamo è che il Montenegro insieme al Kosovo sono due paesi dell'ex Jugoslavia che hanno scelto unilateralmente, e cioè senza il consenso dell'Unione Europea. Infatti la moneta in circolazione in Montenegro è di fatto l'euro, pur non facendo parte né dell'Unione Europea né dell'area Schengen né tantomeno dell'area euro. Questa scelta parte da lontano. Il Montenegro fino agli anni della guerra degli anni 90 aveva come moneta in circolazione chiaramente il dinaro jugoslavo. Con la crisi degli anni 80 e 90, con una certa autonomia, il Montenegro scelse come moneta corrente non ancora riconosciuta di adottare il marco tedesco. Con l'entrata dell'euro di fatto in circolazione dal 1 gennaio 2002 in tutta l'area euro, sia il Montenegro che il Kosovo pian piano hanno adottato l'euro a sfavore del marco, ormai fuori circolazione. Per l'eurizzazione. Di fatto il dinaro è tutt'oggi la moneta della Serbia, mentre per il momento Slovenia, Croazia sono entrate nell'euro e il Montenegro insieme al Kosovo hanno adottato l'euro unilateralmente. Quindi in Montenegro troverete l'euro come moneta, ma il Montenegro attualmente nel 2025 non fa parte dell'Unione Europea né dell'euro. Paese che vai, situazione che trovi per stringere. E chiaramente la banca montenegrina centrale non può stampare moneta come invece avviene per le banche centrali dei singoli paesi europei che hanno adottato l'euro, compresa la Banca d'Italia. Nel frattempo qua la strada continua sempre leggermente in salita, traffico costante, curve infinite, ma comunque fondo stradale ben messo. In teoria dovremmo avere 14 km per la dogana, quindi dai, abbiamo tutti i presupposti per dire la classica frase che oramai potete ripetere anche voi all'unisono. No, prima di essere arrivati in dogana non la pronunciare, per scaramanzia, non la pronunciare. Ai comandi come sempre. Primo villaggio incontrato. Queste sono delle situazioni che mi ricordano quelle oltreoceano, isolamento più totale. Anche se il mondo si trova a meno chilometri di distanza da quello che riscontriamo dall'altra parte. La signora al terrazzo che ci ha salutati. Mamma mia ragazzi, siamo indietro nel tempo. Scritto
scritte in cirillico, se non sbaglio. Primo vero paesino incontrato, sono 4 case, ma la domanda che ci facciamo sempre dall'altra parte del mondo, ce lo chiedete spesso nei commenti: se hai bisogno di un medico qualunque di famiglia, dove minchia lo trovi? Incrociamo le dita sul fatto che non bisogna tornare indietro, più che altro perché il cielo si sta coprendo così come era previsto. Comunque dovremmo essere vicini alla frontiera, anche se la strada sta diventando sempre più stretta e messa sempre peggio. In chiaro stile ortodosso, le ultime volte che l'abbiamo vista eravamo a Prudentopolis. Arrivati in Lugana. Thank you. Allora, controllo andato velocissimo, come immaginavamo non c'era nessuno e adesso abbiamo il controllo per l'ingresso in Bosnia. Quindi spegniamo le camere anche qua, aperto dalle 0 alle 24 e anche questo l'abbiamo superato. Benvenuti in Bosnia. Perros all'attacco. Amore. Sì, Perros all'attacco. Ci offriva la frutta, amore. Ce l'hanno offerto, è il loro segno di benvenuto. Fala! Thank you! Još! Vinoj, dami. No! Ciao ragazzi! Grazie. That's enough! No. Thank you. Dobro. Ah, Serbia. Ok. Va bene. Thank you. Wow, tantissime. Grazie. La dose di frutta di cui avevamo bisogno. La signora ha specificato probabilmente per il linguaggio di essere serba, quindi probabilmente serbo-bosniaci. Questo richiama ricordi lontani di quella guerra sporchissima, ma noi non possiamo che ringraziarli per l'accoglienza bellissima che ci hanno riservato. Queste sono quelle cose che personalmente mi lasciano senza parole, infatti non so che dire se non essere felici. Ve lo dico io una cosa invece, guardate come sto viaggiando. Non elegantemente, ma tra le gambe. Questo era anche il benvenuto per tutti voi che siete in sella. Benvenuti in Bosnia e Erzegovina, e se questi contenuti vi dovessero piacere lasciate un mi piace, attivate la campanellina per rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale. Cioè, come se non si può usare il condizionale. Vabbè, diciamo che a noi questo contenuto dell'entrata in Bosnia e Erzegovina è piaciuto molto. Ora, direzione Mostar, sono 105 km, 1 ora e 50, quindi presumo che la situazione rimarrà abbastanza invariata. Strade secondarie / terziarie. Una piana infinita, un po' come quella che ci ha accompagnato i primi giorni del nostro viaggio, quella di Castelluccio. Intanto inizia a piovere, quindi ci fermiamo sia per mettere la maglia che per mettere l'antipioggia. Dal meteo non dovrebbe piovere tantissimo, però iniziamo ad avere freddo, anche perché appunto siamo a 17 gradi. E nel frattempo dobbiamo trovare anche il posto per le mele. 2 ce le mangiamo subito. Tutta l'attrezzatura della moto sta qua. Con il bagnato vado sempre un po' più tranquillo, anche se queste gomme oramai le conosco benissimo, mi danno una confidenza sul bagnato eccezionale. Ed è a questo punto della penisola balcanica che la storia cambia completamente. Dagli edifici dell'impero
austro-ungarico passiamo all'architettura dell'impero ottomano. L'impero ottomano, quello con ottomani. Si intravede un minareto da lontano, sintomo che siamo sulla buona strada. Arrivati sulla via principale abbiamo 3,6 km, si è incalzato un po' di vento che non fa male perché toglie le gocce dalla visiera. E comunque periferia che non c'entra nulla con le cittadine finora viste. È infatti una delle grandi città della Bosnia-Erzegovina dopo Sarajevo, che ci sta accogliendo non solo con la pioggia ma con lampi e tuoni, il classico temporale estivo, o meglio di fine estate. Intanto Center Pavarotti Music Center, Pecara, le panetterie o le pasticcerie che a noi piacciono tanto, Hotel Villa Leila di fronte a noi con la scritta nera. Andiamo a vedere hotel parking. Io intanto, per non saperne leggere né scrivere, mi metto qua. Allora, il tipo ci ha detto di andare in garage, poi la reception la troveremo. Qua è un po' come in Marocco, c'è praticamente il signore che guarda sempre l'ingresso. Ok. Piccolo dettaglio, io andavo ancora con gli occhiali da sole. Comunque guardate, il parcheggio è sotto la tua responsabilità. Queste scritte sono sempre meglio non leggerle. Hai capito? Sì, pensavamo in un parcheggio proprio dell'hotel, però ci sono diversi custodi, cerchiamo di stare tranquilli per questa ultima notte. Ma questo dovrebbe essere il parcheggio dell'hotel, perché fuori c'è il nome dell'hotel. Mostar sembra uscita da una pagina delle Mille e una notte. Punteggiata da minareti, dalla capitale Sarajevo differisce sotto molti aspetti. Primo fra tutti la luminosità mediterranea che illumina il suo bazar, che a metà mattinata pullula di turisti che riempiono le stradine colorate a ritmo di musica tradizionale della città vecchia. Simbolo indiscusso della città, lo Stari Most, il ponte a schiena d'asino sulla Neretva, il fiume dalle acque turchesi che scorre silenzioso ai suoi piedi. Durante la guerra civile degli anni 90 qui si è consumata una delle pagine più buie della storia recente, sfociata nella distruzione del ponte. Di architettura ottomana venne commissionato da Solimano il Magnifico nel XVI secolo e distrutto il 9 novembre 1993 dalle truppe croato-bosniache per raggiungere la parte est della città assediata dalle forze governative serbo-bosniache. L'evento ebbe un impatto fortissimo sulla popolazione, che ne criticò anche il danno culturale. Ricostruito nel 2004 grazie a contributi internazionali, è patrimonio UNESCO dal 2005. Il ponte è rinomato anche per i suoi spericolati tuffatori che, secondo una tradizione secolare, si tuffano da più di 20 metri di altezza nelle acque gelide, anche d'estate, della Neretva. Ciò che si respira è un'atmosfera medio orientale nel cuore di un'Europa per secoli dominata dai turchi, un melting pot etnico e culturale che fa dimenticare di essere ad appena 60 km dall'Adriatico. La città di Mostar inviterebbe a una discesa verso il mondo medio orientale. Sembra quasi una porta d'accesso ad esso, ed è proprio dalla città di Mostar che abbiamo visto sventolare le prime bandiere della Bosnia-Erzegovina in sostituzione a quelle della Serbia, nonostante fossimo all'interno del territorio dello Stato bosniaco. Questo venendo dalla frontiera del Montenegro. Le dolci alture che circondano Mostar. La temperatura fortunatamente si sta abbassando, siamo a 23 gradi perché, importantissimo da sapere, la città di Mostar si trova a 60 metri sul livello del mare, praticamente affogata in una vallata.
E prima di uscire dalla Bosnia-Herzegovina segnatevi Pekarna, praticamente non è altro che la panaderia sudamericana. Abbiamo optato per un pezzo di pizza da dividere in 2 o in 3 perché c'è un ospite. La pizza è sempre la pizza. Ripartiti al volo e come per il Montenegro stiamo cercando una frontiera poco trafficata. Sono comparse bandiere croate, siamo vicinissimi ormai al confine croato. Qua dovremmo essere all'uscita della Bosnia, come sempre per un attimo lo schermo diventerà nero. Frontiera superata, controlli semplicissimi, ora direzione Spalato Porto, 91 km, circa un'ora e 20. Abbiamo capito perché non si risale di quota, abbiamo la montagna forata. Galleria lunga più di 4 km, quindi ora dall'altra parte dovremmo vedere il mare. Bingo! Era anche abbastanza facile, dai. Che spettacolo! Che proprio questa sera, questa notte, dovremmo attraversare per tornare a casa. Destra Split e siamo tornati a 25 gradi e questo gigante che abbiamo attraversato. Spalato 49 km, mentre per il porto 53. Per il ferry andiamo di qua. Noi dobbiamo cercare la SNAV anche perché dobbiamo fare il check-in. Praticamente qua c'è l'imbarco, mentre per fare il check-in bisogna andare là in fondo sulla destra. E ora al punto di imbarco. Moto legata, uno dietro e l'altro avanti in diagonale con il cavalletto laterale. Marcia inserita, vamos! Benvenuti a bordo della motonave Aurelia in servizio sulla strada Spalato-Ancona. Appena tornati nella nostra super camera. Dove dormi? Sopra, sotto, di fianco? Qui sotto, adesso ci mettiamo comodi, domani mattina alle 7 si scende, quindi bisogna svegliarsi presto per i miei canoni. Prima della buonanotte stiamo tornando a casa solo perché abbiamo un impegno inderogabile. Ma non è solo perché è un impegno importante. Importantissimo, ecco. quindi ci siamo detti torniamo con la moto E poi vi aggiorniamo, ma non vi diciamo nulla. Intanto buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.